Devo dire che la genesi di questo video è stata particolarmente difficile. Ho iniziato a fare delle ricerche a partire da novembre 2022 per cercare di capire quale fosse l'antivirus da consigliare nel 2023 e in questo mi sono avvalso anche dell'aiuto di alcuni clienti che ringrazio e insieme abbiamo cercato di capire quale fosse l'antivirus che non solo avesse la capacità di individuare, intercettare e respingere le varie minacce presenti in rete, ma anche che avesse altre caratteristiche che sono altrettanto importanti, cioè la leggerezza, in modo da non rallentare eccessivamente la macchina, il fatto che non generasse un numero eccessivo di falsi positivi, il numero di funzionalità messe gratuitamente a disposizione e non ultime le funzionalità aggiuntive. Tra gli antivirus scaricabili gratuitamente in rete ho esaminato l'Avast, l'AVG, l'Avira, il Norton e il Bitdefender. Il grande escluso, purtroppo, anche se questo farà storcere il naso a molti, è stato Kaspersky, perché la verità è che ad oggi non siamo in grado di garantire sulla sua affidabilità. Alla fine di questa bagarre lunga, ma devo dire anche divertente, il risultato è stato quantomeno sorprendente. Ma andiamolo a vedere insieme. Allora, ti senti pronto? Iniziamo! Chi mi conosce bene sa che non amo né i misteri né la suspense, quindi ti dico subito quello che è stato il vincitore alla fine di questa bagarre. E il vincitore ti annuncio ufficialmente che è stato nessuno. Nessuno perché ognuno di questi antivirus esaminati ha evidenziato, a mio avviso sia chiaro, delle criticità talmente importanti che poi alla fine del video ti spiegherò antivirus per antivirus, che hanno fatto sì che io propendessi per una soluzione alternativa che è quella che ti vado a mostrare adesso. Mostriamola e installiamola contestualmente, così capirai subito di che cosa parlo. Non intendo installare su questa macchina un antivirus, bensì un anti-malware. C'è una differenza tra i virus e i malware piuttosto sottile, ma molto importante. Perché installo un anti-malware e non un antivirus? Un antivirus è già contenuto in tutti quanti i nostri Windows, ma per potertelo mostrare mi dispiace informarti che devo privarti per qualche secondo della possibilità di visualizzare la mia meravigliosa faccia, perché si trova qui sotto ed è la sicurezza di Windows, volgarmente chiamata anche il Windows Defender. La situazione in cui si deve trovare la sicurezza del Windows è questa qui, cioè su ognuna delle voci che dispone di un badge, questi pallini di colore verde si chiamano badge tecnicamente, deve esserci appunto il colore verde. Il colore giallo indica un qualcosa che non va e il colore rosso indica invece un pericolo. Qualora uno o più di questi pallini avessero un altro colore, sotto ti verrà mostrata la possibilità di adottare delle soluzioni o di attivare la relativa protezione a seconda dei casi. Purtroppo però questa protezione di Windows in alcuni casi potrebbe essere insufficiente. Allora come si fa? In questo caso, appunto, come anticipato, andremo ad aggiungere un anti-malware. Vediamo come installarlo. Andiamo ad aprire il nostro browser, andiamo sul nostro motore di ricerca e digitiamo Malwarebytes anti-malware ed effettuiamo la ricerca. Come sempre il primo risultato è quello che ci interessa. Possiamo direttamente cliccare su Scarica Malwarebytes se ci compare o altrimenti cliccare sul risultato. Come vedi, per la casa ci viene proposto gratuitamente il download di Malwarebytes for Windows. Clicchiamo su Scarica gratuitamente e vediamo che ci si apre la nostra finestrella di download. Clicchiamo su Apri file, accettiamo e chiudiamo il browser. Veniamo avvisati che per completare l'installazione del Malwarebytes il nostro sistema sarà riavviato.
Clicchiamo sì se vogliamo continuare, ma in questo caso accertiamoci, visto che il riavvio sarà automatico, di non avere altre applicazioni aperte perché verrebbero automaticamente chiuse e rischieremmo di perdere dei dati. Clicchiamo su sì. Installa. Sceglierai la situazione, quindi se è un tuo computer di lavoro cliccherai probabilmente la mia organizzazione, oppure se è un computer domestico come questo qui cliccherai su me o la mia famiglia e poi su avanti. Non desidero la protezione extra e la navigazione rapida. Attendiamo il termine dell'installazione. Ed eccoci qua. A questo punto possiamo cliccare sul pulsante completata e fare doppio clic sull'icona che sarà comparsa sul desktop. Ci si aprirà questa schermata. Prima di lanciare la scansione, però, voglio fare una prova, quindi andrò ad aprire la protezione di Windows e a disattivarla, cosa che tu non devi fare. Lo faccio semplicemente per vedere quello che questo antivirus è in grado di individuare da solo. Quindi vado su Gestisci impostazioni e disattivo sia la protezione in tempo reale che quella fornita dal cloud. Lui ovviamente mi informa che la macchina in questo momento è a rischio, noi naturalmente dopo la riattiveremo e andiamo a prendere questo prova virus che contiene dei virus non particolarmente letali per la nostra macchina e andiamo a metterli in alcune cartelle del sistema. Per esempio questa. Ok. A questo punto andiamo a lanciare la scansione. Su questa schermata possiamo cliccare su Forse più tardi. Attenzione, è gratuito il Malwarebytes e anche nel momento in cui dovesse scadere toglierà solamente alcune funzionalità non essenziali che vengono fornite in modalità di prova per il primo periodo di uso del software. Quindi in questo caso io non acquisto nulla, non attivo l'abbonamento perché non ho un codice per attivarlo e clicco su Forse più tardi. Ti ricordo che tu puoi tenere tranquillamente per tutto il tempo che vuoi la versione gratuita che affiancata al Windows Defender cosiddetto è più che sufficiente. Quindi clicchiamo su Forse più tardi e clicchiamo su Inizia subito. Dopo aver cliccato su Scansione partirà la nostra scansione. Quello che ci interessa è che la voce rilevamenti rimanga a 0, ma io in questo caso ho messo 2 file che so essere infetti su questo computer per provare e quindi mi aspetto che ci saranno alla fine della scansione 2 rilevamenti. Aspettiamo il termine. Bene, direi che siamo andati ben oltre le aspettative, nel senso che lui non solo ha individuato i 2 file, ma è riuscito a trovare il file anche all'interno della cartella zippata e poi ha trovato anche un link, cioè un collegamento che collega appunto ad uno di questi file. Quando noi troviamo qualcosa di infetto ci basta accertarci che sia selezionato. Qui nella colonna a sinistra per selezionare tutto premiamo in alto, per selezionarne uno alla volta premiamo i singoli file, dopodiché clicchiamo su quarantena. Ed ecco fatto, il nostro computer è stato ripulito da tutti gli elementi infetti. A questo punto clicchiamo su avanti, possiamo impostare una scansione settimanale se vogliamo, oppure giornaliera o mensile e cliccare su salva. E a questo punto chiudere l'applicazione. Una precisazione importante. Se hai un altro antivirus già installato sul tuo computer ti conviene rimuoverlo prima di effettuare questa operazione di installazione del Malwarebytes che ti ho appena mostrato. Per quanto riguarda gli altri antivirus che ho potuto testare, devo dire che ho trovato dei difetti in ciascuno. Ad esempio Avast, che pure conosco molto bene, si è dimostrato carente nel senso che
oltre ad appesantire un pochino la macchina, individuava troppi falsi positivi, rendendo di fatto molto difficoltose alcune operazioni standard col computer, come ad esempio l'installazione del Windows PC Manager che abbiamo visto proprio l'ultima volta. Il Norton si è dimostrato davvero troppo pesante, rallentando in maniera significativa anche macchine che avevano un hardware non particolarmente scarso, e quindi sinceramente questo me lo ha fatto scartare. Una grossa delusione mi è arrivata dal Bitdefender, perché purtroppo ha lasciato passare troppi ransomware. La VG aveva troppe funzionalità importanti che per essere utilizzate richiedevano un pagamento e quindi un upgrade, e anche in questo caso sinceramente l'ho scartato. L'Avira è molto leggero, ma purtroppo si è dimostrato un po' carente nella protezione dai virus, perché più virus sono passati. Ed infine anche in questo caso so di scontentare molti, ma sinceramente al momento non ci sono gli elementi per potersi fidare a 360 gradi del Kaspersky. Tutte queste naturalmente sono opinioni personali, ma anche derivanti da quella che è la mia esperienza professionale in tal senso. Spero di esserti stato utile con questa disamina, spero che i miei consigli ti aiutino, e a questo punto non mi resta come sempre che salutarti e darti appuntamento alla prossima.